sono Mario Capitaneo. Io sono Remo Capitaneo, suo fratello, e oggi siamo nel nostro ristorante Verso in Piazza Duomo a Milano. Vi racconteremo una delle nostre ricette che è stata ufficialmente la prima che abbiamo pensato e preparato qua al ristorante. Lo spaghetto al granchio reale. Uno degli ingredienti che ci rende protagonisti nel mondo è la pasta e l'abbiniamo a un grande prodotto che è il granchio reale. La preziosità di questo crostaceo è dovuta a diversi fattori, uno dei quali è la provenienza, arriva dalle acque incontaminate al largo di Bering tra Russia ed Alaska. Il suo corpo può arrivare anche fino a 10 kg e questo significa anche una longevità che può arrivare fino ai 30 anni. La sua apertura di chele può superare anche il 1,5 metri di lunghezza e le sue carni sono particolarmente pregiate per la sua consistenza, data grazie all'acqua molto fredda da dove arrivano e dove vivono. Questi fattori incidono poi sul prezzo finale, che diventa molto elevato. E ora, prima di andare in cucina a preparare la ricetta, volevamo dirvi che siamo in copertina sul nuovo numero di Italia Squisita, dove troverete le nostre ricette, la nostra storia e la storia del nostro ristorante. Partiamo con la pulizia del granchio, andiamo a separare la parte di chele e le zampe, in questo modo. Queste le mettiamo da parte. Ora inizieremo a suddividere la parte centrale, dove qui risiede la maggior parte di tutti i succhi e polpa che ci serviranno per andare a preparare la parte più concentrata, la salsa. Allora, questa è la parte della pancia, diciamo, no? Dove andiamo a recuperare poi all'interno della corazza, quindi della testa, tutta questa parte di polpa. Il consiglio che diamo in questa operazione è quella di andare a preparare dei piccoli pezzi in maniera tale che in cottura ci aiuteranno nella rosolatura. In questo modo. Questa è la pancia e la parte dove poi iniziano, diciamo, le parti di zampe e chele. Questa parte qui la andiamo a recuperare. Ora la parte della coda che abbiamo alzato, ci sono anche le parti poi di uova, la andiamo anche qui a suddividere in maniera tale da poterci aiutare nella cottura. Ci servirà a rosolarlo bene per andare ad estrarre già nella parte iniziale della cottura tutto il gusto, anche quella parte iodata. Invece adesso prendiamo le zampe, le andiamo a dividere ancora a metà. La parte più pregiata è quella che vi sto facendo vedere adesso, che è quella centrale. In questo caso poi andiamo a praticare un'incisione che ci aiuterà poi a estrarre meglio la polpa. Si parla appunto di zampe, tra virgolette, rispetto alle chele, perché le zampe sono la parte più voluminosa, dove c'è più polpa. Le chele sono una piccola parte, dunque ovviamente noi per il piatto utilizziamo più che altro la parte delle zampe, soprattutto quelle anteriori e centrali. Una volta incise passiamo ai carboni. La brace sarà molto viva e forte, sarà una cottura veloce di un paio di minuti al massimo. Noi al ristorante utilizziamo la cottura a carboni. Ovviamente se si vuole replicarlo a casa possiamo utilizzare un forno ventilato a circa 220 gradi per magari allungare la cottura fino ai 5 minuti.
Passati un paio di minuti, le zampe saranno pronte. Sentiamo già i profumi del carapace che ha tostato sulle braci. Questo tipo di cottura ci permette di tenere all'interno i succhi e allo stesso tempo dare una nota tostata, perché poi il carapace tostato donerà alla polpa un profumo facilmente riconoscibile, ecco. Ora è il momento di iniziare con la salsa. Iniziamo con l'olio, gli aromi e le verdure. Abbiamo un po' note fresche con lo zenzero e il kefir lime e le verdure carote, sedano, cipolla fresca, cipollotto. Iniziata la cottura delle verdure, le lasciamo rosolare. Una volta tostate le verdure, saranno passati circa 2 minuti dall'inizio, inseriamo i carapaci. Mettiamo dentro anche la parte di uova, in pratica metteremo tutto quello che c'è all'interno del carapace della testa. Una volta rosolate per bene, e quindi come si può notare inizierà a cambiare anche il colore del granchio, andiamo a sfumare. Noi abbiamo deciso di utilizzare un vermouth, ma si può utilizzare anche un vino bianco delicato. Il vermouth ha queste sfumature fresche e aromatiche che si abbinano particolarmente bene insieme al granchio. Una volta evaporata la parte alcolica, andremo ad aggiungere il ghiaccio e dell'acqua fredda. Questo passaggio con l'acqua fredda e il ghiaccio ci aiuterà ad estrarre molto in maniera delicata tutti i profumi, in maniera tale da ripartire da zero con le temperature ed andare ad estrarre il più possibile dal granchio. Nel frattempo, aiutandoci con l'incisione che abbiamo fatto precedentemente, andremo ad estrarre la polpa da ogni segmento. Questo passaggio ci consente di ottenere dei segmenti precisi per poter poi scaloppare la polpa. Piccolo consiglio che diamo: una volta partita la cottura della salsa possiamo andare a recuperare queste parti di chele e andarle a inserire nella salsa in maniera tale da avere quest'altra nota un po' affumicata. La temperatura deve sobbollire, quindi non deve essere particolarmente alta, quindi saremo sugli 80 gradi, 70-80 gradi, quindi deve sobbollire. La cottura durerà circa un'ora. Una volta completata la cottura della salsa del granchio, filtrarla e andiamo poi a ridurla, ottenendo questa consistenza. Una volta ridotta si andrà a emulsionare con l'olio extravergine, ottenendo così questa salsa di un colore più chiaro. Questi sono i marasciuoli, è un'erba abbastanza rara, si trova diciamo sulla zona del Gargano e del Foggiano, è una pianta che arriva dalla famiglia delle senapi, dunque dal sapore leggermente piccante e amaricante. Se a casa non troviamo i marasciuoli, possiamo sostituire con del tarassaco. Abbiamo preso la foglia del marasciuolo, quella più esterna, l'abbiamo tuffata in un'acqua bollente salata, una cottura molto veloce e raffreddati rapidamente per andare a mantenere questo bel colore vivo. Li frulliamo con l'olio extravergine, ottenendo questa consistenza, questa salsa molto cremosa. Ora è arrivato il momento di tuffare gli spaghetti in acqua per la loro cottura. Abbiamo utilizzato uno spaghettone di semola di grano duro, quindi qui ci vorranno almeno 12 minuti. Mentre la pasta è in cottura, andiamo a preparare il finger lime. Per la pulizia del finger lime andiamo a incidere con l'aiuto di un coltello la parte della scorza dell'agrume e poi con l'aiuto di un cucchiaio estrarre il caviale di limone. Questo fantastico prodotto è un ingrediente che è nato in Australia, ma noi lo recuperiamo in 2 regioni del sud Italia, che è la Sicilia
e la Calabria, ma ci sono anche altre specie che si trovano comunemente anche nel nord Italia, in Trentino. È proprio la caratteristica di avere quasi le sembianze di un caviale, delle uova di pesce, ma ovviamente il sapore è quello molto concentrato di un agrume. Le bucce le andiamo a essiccare nel forno a 60 gradi per 4 ore e una volta essiccate ci ricaviamo una polvere dai sapori molto balsamici con cui poi andremo a rifinire il piatto. Prepareremo un fondo con dell'olio extravergine di oliva, uno spicchietto d'aglio che ci darà solo un leggero profumo. Ora è arrivato il momento di andare a scolare la pasta e termineremo la cottura all'interno della padella. Faremo soffriggere leggermente la pasta con l'olio in maniera tale da dargli un po' di carattere. Bagneremo poi col fondo di granchio. Possiamo aiutarci anche con un po' di acqua di cottura della pasta. Toglieremo l'aglio e continueremo la cottura per circa 4 minuti in padella, in maniera tale che lo spaghetto assorba il fondo di cottura che abbiamo preparato con i carapaci del granchio reale e ne prenda i sapori molto concentrati. Nel frattempo che la pasta terminerà la cottura in padella, andremo a scaloppare la polpa del granchio in maniera tale che poi possa essere sistemata alla base del piatto quando andremo ad impiattare. Per una porzione calcoliamo circa 3 segmenti di polpa che andremo a scaldare leggermente sulla brace a carboni. In questo momento terminiamo la cottura mantecando la pasta con un po' di olio extravergine. Dovrà risultare molto cremosa e la salsa dovrà essere ben amalgamata alla pasta. Prima di procedere all'impiattamento, scaldare leggermente la polpa delle zampe che abbiamo scaloppato, condendo leggermente con un po' di sale Maldon e un filo d'olio extravergine. Ora passiamo all'impiattamento. Posizioniamo alla base la polpa del granchio che abbiamo scaloppato in precedenza. La pasta ovviamente, come dicevamo prima, deve essere molto cremosa. Al centro posizioniamo gli spaghetti, salsiamo con il fondo di cottura, aggiungiamo la salsa di marasciuoli, un tocco di polvere di finger lime ricavata dalla scorza esterna, le foglie di marasciuoli leggermente condite con dell'olio extravergine, le terremo al naturale, ci daranno la croccantezza e la masticazione e poi completiamo il piatto con il finger lime. Spaghetti, granchio reale, marasciuoli e finger lime. Il sapore di questo piatto è un connubio di amaricante derivante appunto dal marasciuolo, la dolcezza del granchio e poi la chiusura del cerchio per noi è il finger lime che dona quell'acidità elegante che col granchio per noi si sposa perfettamente.
Vi abbiamo aperto le porte del nostro ristorante, speriamo di aver dato degli spunti interessanti da riproporre a casa o al vostro ristorante. Veniteci a trovare a Milano, in Piazza Duomo, per scoprire altri piatti, altre ricette. Un saluto agli amici di Italia Squisita E al prossimo video. Grazie. Ciao!